Ciao e bentornati sul mio canale. In questo video utilizzo Tabletopia per fare un'anteprima di un gioco che uscirà a breve. Si tratta di Red Rising. Si tratta di un gioco di carte edito da Stone Meyer Games basato sull'omonimo libro che però francamente io non ho letto. Il gioco però mi incuriosiva molto per le sue meccaniche e quindi ho deciso di fare un video. Prima di continuare vi lascio un link in descrizione in cui il mio amico del Topo di Ludoteca compie un'accurata recensione del titolo. Andiamo ora quindi a vedere il setup. Come prima cosa viene ovviamente piazzata la plancia in centro al tavolo. Vengono poi mescolate le carte e il mazzo viene messo nell'apposito spazio sulla plancia. Ogni giocatore poi pesca 5 carte dal mazzo e poi pesca casualmente una delle 6 carte casa presenti nel gioco. Ottiene anche la corrispondente carta riassuntiva e i 10 segnalini influenza dello stesso colore. Ogni giocatore poi prende il proprio segnalino flotta e lo posiziona sullo 0 sul tracciato flotta. Si prendono poi i 60 segnalini helium e li si posiziona nell'apposito spazio sulla plancia. Si piazza poi il Sovereign Token che indica il leader della società e il dado a 6 facce vicino alla plancia. Se un giocatore ha scelto la casata Apollo, gli si consegna il segnalino primo giocatore, altrimenti il segnalino giocatore viene assegnato casualmente. Il segnalino primo giocatore rimane a quel giocatore per tutta la partita. Infine, se si sta giocando in due, si piazzano 3 segnalini influenza di un colore che non è stato assegnato nella zona dell'influenza. Ora si è pronti per cominciare a giocare. Lo scopo del gioco è quello di ottenere più punti rispetto agli altri giocatori. Questi punti si ottengono con le carte che si hanno in mano. In alto a sinistra è indicato quanti punti fissi dà a fine partita quella carta, mentre in basso è indicato quanti punti fornisce se si riescono a soddisfarne le condizioni. Giocando le carte che ha in mano sui 4 luoghi della plancia, il giocatore ne attiverà gli effetti, dopodiché dovrà pescare una carta da un altro luogo e guadagnare il beneficio che dà quel luogo. Al raggiungimento di determinate condizioni la partita termina e sarà decretato il vincitore. Il flusso di gioco di Red Rising è veramente molto semplice. Il giocatore infatti durante il proprio turno deve scegliere di fare o l'azione di lead o l'azione di scout. Con l'azione di lead il giocatore sceglie una delle carte che ha in mano e la piazza in uno dei 4 luoghi presenti sulla plancia. Se la carta possiede un'abilità deploy, indicata da questo simbolo, allora è obbligato ad attivarla, a meno che la carta stessa non indichi diversamente. In questo caso ad esempio bisogna prendere una carta con core value pari presente nella stessa zona, il core value è quello in alto a sinistra, e muoverla sulla cima di un'altra zona. Prendiamo quindi Sefi e lo mettiamo qui. Quindi il giocatore deve scegliere fra 2 opzioni: o prende la prima carta da uno dei 3 luoghi su cui non ha piazzato la propria e ottiene il bonus della zona da cui prende la carta, oppure pescherà e otterrà una carta dal mazzo, poi lancerà il dado. Se invece il giocatore durante il proprio turno decide di fare un'azione di scout, semplicemente il giocatore rivela la prima carta del mazzo e la posiziona in una delle 4 zone sulla plancia. Il giocatore non attiva l'abilità della carta perché questo non è considerato fare deploy, però guadagna il bonus della zona su cui ha piazzato la carta. Vediamo quali sono i 4 bonus dei luoghi sulla plancia. Se si prende una carta da Jupiter, si può far avanzare il proprio segnalino flotta di uno spazio sul tracciato della flotta. Se invece si prende una carta da Marte, si ottiene un Helium, da piazzare vicino alla propria carta casata. Se prendiamo una carta da Luna, si ottiene il Sovereign Token. Quando si ottiene il Sovereign Token, anche se lo si ha già, si attiva l'abilità bonus della casata. Se invece si prende una carta dall'istituto, si prende un segnalino influenza e lo si piazza appunto sull'istituto. Vediamo ora i vari risultati presenti sul dado. Se esce rosso, l'Helium, si prende semplicemente un Helium e lo si piazza vicino alla propria casata. Se esce il simbolo giallo, si prende il Sovereign Token e si attiva quindi a sua volta l'abilità della casata. Se esce l'occhio viola, il giocatore di turno prende la prima carta del mazzo e la mette su uno dei 4 luoghi della plancia a sua scelta. Da notare che quando si fa questa azione non è un'azione di deploy e quindi non si attiva l'eventuale abilità deploy della carta. Se esce una X nera, il giocatore di turno sceglie uno dei 4 luoghi, ne prende la prima carta e la bandisce. Alcune carte possono interagire con la zona delle carte bandite, permettendo loro di ritornare successivamente in gioco. Quando esce il simbolo verde dell'istituto, il giocatore di turno piazza un segnalino influenza nella zona dell'istituto. Infine, se esce il simbolo flotta azzurro, il giocatore di turno fa avanzare il proprio segnalino flotta di uno spazio sul tracciato della flotta.
Vediamo ora nello specifico le abilità delle 6 carte casata. Il giocatore che possiede Ceres inizia la partita con una carta in più. Inoltre, quando guadagna il Sovereign Token, sceglie una carta da una qualsiasi zona e la bandisce. Alla fine della partita, però, prima di contare i punti, deve bandire una carta dalla propria mano. Il giocatore che ha Diana, quando ottiene il Sovereign Token, piazza un segnalino di influenza nell'istituto. Il giocatore che ha Apollo inizia per primo e ha un ultimo turno finale quando tutti hanno concluso la partita. Inoltre, quando ottiene il Sovereign Token, rivela la prima carta dalla cima del mazzo e la piazza in una qualsiasi zona senza attivare l'abilità Deploy. Il giocatore che ha Marte, quando ottiene il Sovereign Token, guadagna un Helium. Jupiter permette al suo possessore di avanzare di uno spazio sul tracciato della flotta ogni volta che ottiene il Sovereign Token. Quando il giocatore che ha Minerva ottiene il Sovereign Token, tirerà il dado e guadagnerà il beneficio ottenuto. Se il risultato del dado è il Sovereign Token, allora può scegliere un qualsiasi altro bonus presente sul dado. La partita finisce quando le condizioni di fine partita vengono soddisfatte da 3 giocatori diversi, oppure quando 2 di queste vengono soddisfatte dallo stesso giocatore. Le 3 condizioni di fine partita sono aver superato la casella 7 del tracciato della flotta, aver piazzato 7 o più segnalini influenza sull'istituto o possedere 7 Helium. A quel punto la partita continua finché tutti i giocatori non hanno fatto lo stesso numero di turni. Dopodiché, se un giocatore possiede la casata di Apollo, può fare un turno supplementare. Ora tutti i giocatori mostrano le carte che hanno in mano e attivano le eventuali abilità di fine partita contrassegnate da questo simbolo. Questa abilità permette ad esempio di trattare questa carta come se avesse il nome di qualsiasi altro personaggio presente, vedremo dopo come mai. Questa invece fa pescare al giocatore con meno carte in mano una carta bandita a caso. A questo punto si sommano i punteggi base delle proprie carte, stampati in alto a sinistra, ad eventuali punteggi bonus ottenuti se si riesce a soddisfarne le condizioni. Questa carta fornisce a fine partita 3 punti per ogni segnalino influenza che si è riuscito a mettere sull'istituto. Questa invece fa guadagnare 25 punti a chi la possiede se non possiede carte gold in mano. Questa invece fa guadagnare 20 punti se il giocatore che lo possiede ha anche Ragnar, ma fa perdere 5 punti per ogni gold che possiede. Infine questa, ad esempio, fa guadagnare 5 punti al giocatore che la possiede per ogni carta pink e violet presenti nei vari luoghi della plancia. Ogni giocatore poi ottiene dei punti in base a quanto è avanzato sul tracciato della flotta e 3 punti per ogni Helium che possiede. Poi tutti i giocatori che hanno più segnalini influenza sull'istituto guadagnano 4 punti per ciascun segnalino influenza. Tutti quelli che hanno la seconda maggior quantità di segnalini influenza ne guadagnano 2 e tutti i terzi ne guadagnano 1. Chi a fine partita poi possiede il Sovereign Token guadagna 10 punti bonus e tutti i giocatori che hanno più di 7 carte in mano perdono 10 punti per ogni carta oltre la settima. I punti dati comunque dalla carta rimangono validi. Il giocatore con più punti a fine partita è il vincitore. Faccio ora qualche turno come esempio. Parte il giocatore verde che ha ottenuto casualmente il segnalino primo giocatore. Decide di giocare Invictus e mettendolo su Marte attiva l'abilità Deploy, ovvero avanza di 1 sul tracciato della flotta. A questo punto decide di ottenere l'artificiere e, avendo preso una carta da Luna, ottiene il Sovereign Token. La sua carta casata gli permette di piazzare quindi un segnalino influenza sull'istituto. Tocca ora a Ceres. Decide di piazzare Uncle Harold, ne attiva quindi l'abilità di Deploy e guadagna 2 Helium. Decide di pescare la prima carta del mazzo, lancia perciò il dado e anche lui quindi può piazzare un segnalino sull'istituto. Il giocatore verde al suo turno gioca Scyther. L'abilità di Deploy è condizionale ma decide di utilizzarla. Prende quindi un blu da questo luogo e finisce il proprio turno. Il giocatore che controlla Ceres gioca Antonia. Sceglie un avversario, ovviamente il verde, che deve bandire una carta. Poi viene bandita anche Antonia. Il giocatore verde bandisce Ragnar. Ora tocca al giocatore che controlla Ceres ottenere una carta. Sceglie di ottenere Lawyer e quindi avanza di 1 sul tracciato della flotta. Il giocatore verde gioca questa carta su Marte e ne attiva l'abilità di Deploy. Muove quindi Scyther su un altro luogo, decide la Luna, e poi al momento di scegliere la carta prende proprio Scyther. Ottiene quindi nuovamente Sovereign Token e attiva, anche se lo ha già, la propria abilità di casata.
ed ecco un altro segnalino influenza. Il giocatore che usa Ceres usa il Sargeon per bandire una propria carta dalla mano che non sia d'oro per prendere una carta oro che è stata bandita precedentemente. Quindi sceglie la carta rosa e ottiene un Helium. La partita continua così finché non si verificano le condizioni di fine partita e dopo aver contato i punti, chi ne ha di più è il vincitore. Come avete potuto vedere, le regole sono veramente semplicissime. Giochi una carta, eventualmente attivi il suo potere e poi ne peschi un'altra, guadagnando un bonus. Quello che fa veramente la differenza sono le carte che escono, che veramente sono tantissime ed è impossibile vederle tutte in una partita. Questo renderà le prime partite ovviamente più lente di quanto indicato sulla scatola, perché ci sono molte informazioni da leggere sulle carte. Inoltre le combo, le sinergie fra le varie carte sono tantissime e ogni partita sarà diversa dall'altra. Esiste anche una modalità in solitario, che non ho provato ancora, ma che si gestisce tramite un automa. Io ora vi ringrazio per avermi visto fino a qui, se avete dubbi, domande o commenti potete scrivermi, vedrò di rispondere quanto prima. Vi saluto e vi auguro buon gioco, ciao!